Buongiorno a tutti. Abbiamo finito la prima parte del video parlando del tappetino blu che rappresenta, nella differenza delle densità, i ciottoli, rappresentano i ciottoli. Ora parleremo in particolare del tappeto rosso, che è la parte più aggressiva, se concedetemi il termine, per la stimolazione della volta plantare e dell'articolazione tibio-tarsico-astragarica. Vuole rappresentare delle superfici più incisive come gli scogli, come dei sentieri con sassi in discesa molto importanti e con delle alterazioni del territorio. Perché? Perché la cosa più importante è pensare che noi dobbiamo rinforzare assolutamente la nostra articolazione tibio-tarsico-astragarica e i muscoli della volta plantare. Dobbiamo ridare una stimolazione ai visceri, dobbiamo dare una stimolazione ai muscoli, tendini e legamenti, e queste asperità, questa stimolazione puntiforme ci permette di acquisire le abilità che avevamo quando eravamo piccoli. L'anziano spesso ha un'articolazione tibio-tarsica rigida, poco abile, inciampano, spesso purtroppo cadono con poi delle conseguenze traumatiche. Quindi l'utilizzo del tappeto rinforza e ridà vigore all'articolazione tibio-tarsico-astragarica. Oltre a questo va a stimolare le linee artromuscolari, che sono i canali muscolo-tendinei dei meridiani di agopuntura, che partendo dal piede o arrivando al piede vanno a coprire tutta la muscolatura posturale del nostro corpo. Per questo la stimolazione podalica lavora benissimo sulla postura, sulla performance muscolare e lavora bene anche sulla psiche, ci dà una attitudine mentale più positiva. Una cosa importante è il recupero dei piedi che purtroppo nella maggior parte delle persone un po' datate hanno un'articolazione dei piedi che sono ignoranti, ma adesso anche i bambini giovani hanno dei piedi ignoranti perché le scarpe così comode e così performanti non permettono più di sentire nessuna asperità e nessuna salienza del territorio. Quindi i piedi li definiscono dolci, non riescono a camminare a piedi scalzi se non in casa. In casa poi i tappeti, le moquette rendono ancora più insensibile agli stimoli il piede, rendendolo ancora più cieco. Quindi io definisco spesso con i miei pazienti che i loro piedi sono ignoranti, motivandoli perché ignorano ormai tutto quello che li circonda. Il piede comunica con il sistema nervoso centrale, regola la postura, regola la pompa cardiaca periferica e un cuore periferico, quindi il piede ha delle importanze incredibili nel nostro benessere. Il recupero spesso di bambini permette di ridare una buona attitudine posturale del piede. Ricordatevi che la maturazione della radice di S1 arriva intorno ai 6 anni e mezzo, 7, quindi utilizzare già delle scarpe correttive in bambini giovani, insomma, non è molto consigliato. Prima pensiamo a un funzionale, poi penseremo a incarcerare i piedi in solette se il piede avrà veramente necessità. Un regalo per voi è la tripletta. Consiglio a tutti di utilizzare i tappeti tutti i giorni per almeno 10 minuti al giorno sulle 4 densità, utilizzando questo metodo che ho visto che è molto 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 efficace. È un piccolo segreto che vi rivelo. Pensate a una tripletta di cose che volete cambiare nella vostra vita. Cose semplici: voglio migliorare la mia performance muscolare, voglio diminuire il peso, voglio essere più
attento o più assertivo, insomma quello che volete voi. Non entro in merito a quello di cui voi sapete di avere bisogno. Ripetete questa frase positiva per 21 volte, per 3 volte durante i 10 minuti per 21 giorni. Avrete dei risultati spettacolari. Ricordatevi che potete poi, quando siete bravi, utilizzare i tappeti in tutte le maniere. Adesso molte persone quando vanno sul rosso dicono che fa male perché hanno i piedi dolci. Io li definisco sempre come dei piedi ignoranti. Un piede normale dovrebbe poter registrare l'appoggio sul rosso senza grossi problemi sul blu. Altra cosa importante, ricordatevi che quando voi utilizzate i vari colori, passare da una superficie all'altra, in questo caso qui si lavora sull'integrazione emisferica, perché lavoro attraverso il corpo calloso sull'emisfero di destra e sull'emisfero di sinistra. E i bambini possono fare un sacco di giochi e possono